Vito Genovese era spietato, ambizioso e assetato di potere, ricordato tanto per la sua temuta reputazione quanto per essere stato almeno in parte responsabile della caduta del crimine organizzato negli Stati Uniti nella seconda metà del XX secolo. Nato in Italia nel 1896 a Resigliano, in provincia di Napoli, Genovese arrivò a New York quando aveva 15 anni. Era il 1912. La sua famiglia si stabilì nel quartiere Little Italy di Manhattan, vicino a Mulberry Street. Insieme a lui i genitori, 2 fratelli e una sorella. In Italia aveva completato solamente la quinta elementare. Si dedica da subito alla vita criminale di strada. Inizia con furtarelli e piccole commissioni per mafiosi. Poi passò alla raccolta del denaro per conto degli allibratori illegali. All'età di 19 anni venne condannato per la prima volta nel suo nuovo paese. Trascorse un anno dietro le sbarre per possesso illegale di armi. Nel frattempo aveva stretto amicizia con Charles Lucky Luciano, anch'egli a quel tempo un giovane criminale senza scrupoli. Entrambi andarono a lavorare per quello che era considerato il padrino del proibizionismo a Little Italy, Giuseppe Joe the Boss Masseria, diventandone 2 dei principali luogotenenti. Nel 1930, a Brooklyn, Genovese viene trovato in possesso di $1 milione contraffatti. Poco più tardi, lo stesso Genovese avrebbe ucciso su incarico di Joe Masseria Gaetano Reina, il leader di una banda del Bronx. Reina era un ex alleato di Masseria, che lo stesso però sospettava essere d'accordo con il suo acerrimo nemico, Salvatore Maranzano. Era il 26 febbraio del 1930, quando Genovese sparò alla nuca di Reina con un fucile da caccia, mentre quest'ultimo stava lasciando la casa della propria amante, nel Bronx. Con questo omicidio Masseria prese il controllo diretto della banda di Reina. Poi la guerra castellamarese fra Masseria e Maranzano e il grande tradimento al suo boss di Lucky Luciano. Genovese fece parte della squadra di killer che uccise Masseria nel ristorante di Coney Island. Irrefrenabili nella loro escalation verso il potere, Luciano e Genovese rivolsero quindi le loro armi verso Salvatore Maranzano, ucciso nel suo ufficio nell'autunno del 1931, e dopo aver preso in mano il controllo completo della mafia di New York, Luciano creò la commissione e le 5 famiglie, in una conferenza dei più grandi padrini del paese, ospitata da Luciano in un hotel di lusso a Chicago. Luciano assunse il comando di uno dei 5 sindacati criminali di New York appena coniati e nominò Genovese suo underboss, il numero 2 in carica. Nel 1931 la prima moglie di Genovese, Donata Aragone, morì di tubercolosi e presto lui annunciò la sua intenzione di sposare Anna Petillo, che era però già sposata con Gerardo Vernotico. Il 16 marzo 1932 Vernotico fu trovato strangolato su un tetto di Manhattan e il 28 marzo 1932 Genovese sposò la sua vedova, Anna, che era cugina di Genovese tramite sua madre. 3 anni dopo, Genovese avrebbe ordinato l'omicidio del mafioso Ferdinand Boccia. Genovese e Boccia avevano cospirato per imbrogliare un ricco giocatore d'azzardo. Dopo la partita, Boccia chiese una quota per aver presentato la vittima a Genovese. Invece di pagare Boccia, Genovese decise di ucciderlo. Era il 19 settembre 1934, quando Genovese e 5 soci spararono e uccisero Boccia in un bar di Brooklyn. Quando Luciano venne mandato in prigione per aver gestito delle prostitute nel 1936, Genovese fu promosso capo ad interim della famiglia criminale. Il 25 novembre 1936 divenne cittadino statunitense naturalizzato, ma solo un anno dopo, temendo un processo per l'omicidio Boccia, fuggì in Italia con $750.000 in contanti e si stabilì nella città di Nola. Con la partenza di Genovese e Luciano, ancora in carcere, a presidiare la famiglia venne eletto Frank Costello. Per un breve periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, sostenne il regime di Benito Mussolini
per paura di essere deportato negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto affrontare l'accusa di omicidio. Dopo aver corrotto alcuni esponenti del partito fascista, Genovese divenne amico di Galeazzo Ciano, genero di Benito Mussolini. Voci del tempo narravano che Genovese avesse fornito a Ciano della cocaina. Donò al partito fascista quasi 4 milioni e fu anche insignito dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e nominato commendatore dopo aver partecipato alla creazione di una nuova sede del partito fascista a Nola. Nel 1943 Genovese avrebbe ordinato l'omicidio di Carlo Tresca, editore di un giornale anarchico di New York e nemico di Mussolini. Genovese avrebbe facilitato l'omicidio come favore al governo italiano. L'11 gennaio 1943 un uomo armato sparò e uccise Tresca fuori dal suo ufficio del giornale a Manhattan. Quando gli alleati invasero l'Italia nel settembre 1943, Genovese cambiò schieramento e offrì rapidamente i suoi servizi all'esercito degli Stati Uniti. L'ex governatore di New York, Charles Poletti, allora assegnato all'esercito degli Stati Uniti, lo nominò ufficiale di collegamento nel quartier generale dell'esercito degli Stati Uniti a Napoli, dove divenne rapidamente uno dei dipendenti più fidati del governo militare alleato per i territori occupati, l'Amgot. Poletti e l'intero dipartimento dell'Amgot sembra fossero completamente all'oscuro della sua storia. Insieme al capomafia italiano Calogero Vizzini, Genovese creò una delle più grandi operazioni di mercato nero nel sud dell'Italia. Secondo Luca Monzelli, tenente dei carabinieri incaricato di seguire Genovese durante il suo soggiorno in Italia, carichi di viveri venivano spediti da Vizzini a Genovese, tutti accompagnati da documenti regolari che erano stati certificati. Nell'estate del 1944 a New York Genovese venne implicato nell'omicidio Boccia dal mafioso Ernest Rupolo, un ex socio di Genovese. Messo di fronte a una possibile condanna per omicidio, Rupolo aveva deciso di collaborare. È il 27 agosto 1944 quando la polizia militare degli Stati Uniti arrestò Genovese in Italia durante un'indagine sulla sua gestione di un giro nel mercato nero. Arrivato a New York il 1 giugno 1945, venne accusato per l'omicidio Boccia del 1934. Si dichiarò non colpevole, ma 2 dei testimoni a supporto dell'accusa, Jerry Esposito e Peter Latempa, vennero trovati uccisi. Senza nessuno che confermasse le testimonianze di Rupolo, il caso del governo crollò e le accuse contro Genovese furono archiviate. Era il 10 giugno 1946. Con la scarcerazione, Genovese poté ritornare alla famiglia Luciano a New York, ma né Costello né il suo vice, Willy Moretti, erano disposti a restituirgli il potere. Nel 1946 Lansky convocò una riunione dei capi delle principali famiglie criminali a La Habana. I 3 argomenti che sarebbero stati in discussione erano il traffico di eroina, il gioco d'azzardo cubano e cosa fare con Bugsy Siegel e il progetto del Flamingo Hotel a Las Vegas. Durante la conferenza, Luciano ebbe un incontro privato con Genovese. A differenza di Costello, Luciano non si era mai fidato di Genovese. Nell'incontro, Genovese cercò di convincere Luciano a diventare capo dei capi e a lasciare che Genovese gestisse tutto. Luciano respinse con calma il suggerimento di Genovese. «Non c'è nessun capo dei capi», disse. «L'ho rifiutato davanti a tutti. Se mai dovessi cambiare idea, prenderò il titolo. Ma non dipenderà da te. In questo momento lavori per me e non sono dell'umore adatto per andare in pensione. Non farmelo mai più sentire o perderò la calma». Costello nominò Genovese come suo underboss nel 1951. Nel dicembre 1952 Anna Genovese fece causa al marito e in seguito divorziò nel 1953, testimoniando il coinvolgimento di Vito nei racket criminali, un'azione considerata allora inaudita. Secondo Anna Genovese, Vito governava allora la Italian Lottery a New York e nel New Jersey, guadagnando oltre $1 milione all'anno. Possedeva inoltre 4 nightclub nel Greenwich Village, una pista per cani in Virginia e altre attività legittime. A metà degli anni 50 Genovese decise di muovere contro Costello, ma aveva bisogno di eliminare anche il forte alleato di quest'ultimo nella commissione,
Albert Anastasia, il capo della famiglia criminale Anastasia. Per far questo Genovese ispirò insieme a Carlo Gambino, il sottocapo di Anastasia, al fine di rimuoverlo. All'inizio del 57 Genovese decise che era arrivato il momento di attaccare Costello. Ordinò a Vincent Gigante di ucciderlo e il 2 maggio 57 Gigante sparò e ferì Costello fuori dal suo condominio. Sebbene la ferita fosse superficiale, persuase Costello a cedere il potere a Genovese e a ritirarsi. Un portiere identificò Gigante come l'uomo che aveva sparato, ma nel 58 tuttavia Costello testimoniò di non essere stato in grado di riconoscere il suo aggressore. Gigante fu assolto dall'accusa di tentato omicidio. Genovese divenne così il capo di quella che è tutt'oggi conosciuta come la famiglia criminale genovese e promosse il suo luogotenente di lunga data, Anthony Strollo, a suo sottocapo. Alla fine del 57 Genovese e Gambino avrebbero ordinato l'omicidio di Anastasia. Era il 25 ottobre 57 quando Anastasia venne ucciso mentre era dal barbiere. Dopo aver preso il controllo della famiglia criminale di Luciano da Costello, Genovese voleva ora legittimare il suo nuovo potere, tenendo un incontro nazionale di Cosa Nostra. Selezionò Buffalo, incaricò Stefano The Undertaker Magaddino di organizzare l'incontro. Il 14 novembre 57 i capi mafiosi si riunirono nella tenuta di Barbara ad Apalachin, New York. L'agenda della riunione includeva la risoluzione di questioni aperte sul gioco d'azzardo illegale e sul traffico di stupefacenti, in particolare nell'area di New York City. Ma intervenne la polizia, arrestando 60 persone. Una debacle totale per la criminalità organizzata. Tra questi non vi fu Genovese, che pur fermato a un posto di blocco lì vicino, disse di essere lì solo per un barbecue e per discutere di affari con Barbara. La polizia lo lasciò andare. Il 2 giugno 58 testimoniò sotto citazione sulla criminalità organizzata. Rifiutò di rispondere a qualsiasi domanda, citando 150 volte i diritti del quinto emendamento previsti dalla Costituzione americana. Poco dopo Luciano avrebbe pagato parte dei $100.000 dedicati a uno spacciatore portoricano, Nelson Cantellops, affinché coinvolgesse falsamente Genovese in un affare di droga. Il 7 luglio 58 Genovese fu incriminato con l'accusa di associazione a delinquere, finalizzata all'importazione e vendita di stupefacenti. Il 4 aprile 59 Genovese fu condannato a New York per associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti e condannato a 15 anni da trascorrere nel penitenziario federale di Atlanta. Nell'aprile 62 Genovese avrebbe ordinato l'omicidio di Anthony Strollo dopo aver concluso che lo stesso avrebbe fatto parte del complotto che lo aveva messo in prigione. L'8 aprile Strollo uscì di casa per fare una passeggiata e non si fece più vedere. Il suo corpo non fu mai recuperato. Nel 62 una presunta minaccia di omicidio da parte di Genovese spinse il mafioso Joseph Valachi sotto i riflettori pubblici. A giugno Genovese avrebbe accusato Valachi, anche lui imprigionato ad Atlanta, di essere un informatore e diede a Valachi il cosiddetto bacio della morte. Un mese dopo Valachi scambiò un altro detenuto per un sicario della mafia e lo uccise. Genovese aveva messo una taglia di $100.000 per la morte di Valachi. Ricevuto l'ergastolo per quell'omicidio, Valachi decise di diventare un testimone del governo. Il 24 agosto 64 il corpo di Ernest Rupolo fu recuperato a Jamaica Bay nel Queens. I suoi assassini gli avevano attaccato 2 blocchi di cemento alle gambe e gli avevano legato le mani. Era opinione diffusa che Genovese avesse ordinato l'omicidio di Rupolo per aver testimoniato contro di lui nel processo per l'omicidio Boccia del 44. Genovese morì di infarto presso la prigione federale di Springfield, nel Missouri. Era il 14 febbraio 69. Venne poi sepolto nel cimitero di St. John a Middle Village, nel Queens.